Buongiorno a tutti, ringrazio Promotech per l'invito e sono molto lusingata di essere qui con voi oggi. Sarò molto umana, devo dire. Mi è piaciuto il precedente intervento di Ricciardi quando ci fa capire come l'intelligenza artificiale può velocizzare certe attività. E quindi da qui il titolo, l'intelligenza artificiale corre veloce. Vi darò la mia prospettiva. La settimana scorsa ero a un evento di carrozzieri e mi hanno dato un nuovo titolo che è Pusher di tecnologia. Quindi vi darò la mia prospettiva in qualità di pusher di tecnologia su cosa succede mettendo a terra questa tecnologia nel settore della riparazione. Diciamo che c'è una difficoltà del tutto umana a comprendere, percepire, accettare e utilizzare uno strumento che corre più veloce di noi, che ha una capacità di generazione incrementale. L'intelligenza artificiale ha una capacità di apprendere che è decisamente più alta della nostra. Noi abbiamo una capacità di apprendere lineare. Ecco, questo fa paura. Fa paura perché c'è il rischio che l'intelligenza artificiale sia percepita come uno strumento che quasi ci metta, che sia in competizione con noi, che sia in competizione con le nostre capacità di lavoro, con la nostra professionalità. E badate che questo è un leitmotiv che io trovo in tutti gli incontri che faccio, sia con aziende grandi che con aziende piccole nel settore dell'automotive. Si pensi però alla relazione che ognuno di noi ha, preso singolarmente, con questa tecnologia. Si diceva prima nell'introduzione che noi, come singoli, la usiamo già tutti i giorni. Quando cerchiamo su Google o su una mappa digitale come arrivare velocemente in un luogo, quando ritocchiamo una fotografia, quando cerchiamo un bene o un servizio e cerchiamo di acquistarlo. Ecco, allora come consumatori noi capiamo bene il valore aggiunto che possiamo avere in termini di risparmio di tempo, piuttosto che in termini economici, nell'utilizzo di questa tecnologia. Attenzione però che quando invece ragioniamo come azienda, quando da consumatore invece cambiamo cappello e ragioniamo come azienda organizzata che deve fare un investimento in tecnologia nuova e soprattutto in intelligenza artificiale, ecco che c'è un'inversione della nostra capacità di apprezzare questa tecnologia, proprio per questa paura che dicevo prima. Esiste una diversa propensione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, c'è una ricerca di Bain recente, che è uscita quest'anno, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Italia da parte delle piccole e medie imprese, dove il 7%, solamente il 7% delle piccole e medie imprese ha strumenti e utilizza strumenti, ha progetti sull'intelligenza artificiale e solamente il 24% delle grosse aziende. Ecco, in Europa queste percentuali aumentano rispettivamente al 9 e al 30%. Cosa vuol dire? Che in Italia si sta formando una forbice, c'è un gap che rischia considerevolmente di pesare sulla nostra capacità competitiva. Questo è valido anche nel settore automotive, noi lo vediamo tutti i giorni. Nel settore aftermarket c'è una diversa propensione all'utilizzo di questa tecnologia da parte delle piccole aziende e delle grosse realtà. Allora, se pensiamo alle grosse aziende, come noi nel mio lavoro quotidianamente lavoro con le compagnie assicurative, con le flotte che sono grosse mandanti al settore automotive per quello che riguarda ad esempio la riparazione e il ripristino di un veicolo dopo un incidente. Ecco,
Le grosse aziende come le assicurazioni, ad esempio, hanno già progetti sull'intelligenza artificiale che però riguardano quello che è magari tutto l'aspetto del pricing della polizza, piuttosto che tutta la parte di assistenza, di gestione di chatbox, di compilazione di campi automatici. Lì ci sono già progetti che sono supportati dall'intelligenza artificiale. Quando però andiamo nel settore della riparazione, tragicamente c'è il deserto. Sì, c'è qualcosina, ma non posso dire che c'è veramente una innovazione in atto. Come mai? Io me lo sono chiesto, come mai? Allora, chiaramente le compagnie assicurative hanno una difficoltà di mettere a terra dei progetti che sono anche da un punto di vista IT, cioè collegamento di sistemi. A volte il sistema a sinistra di una compagnia è un sistema magari un po' più vecchiotto, quindi ci sono dei grossi investimenti che devono essere fatti e ci sono anche dei tempi lunghi. Ma non è solo questo. C'è anche una sorta di ritrosia da parte del settore della riparazione di far propri questi strumenti. Allora bisogna sicuramente lavorare, diciamo, su dei processi. I sistemi esistono già, sono già a terra. In Italia abbiamo già dei sistemi. Vi faccio qualche esempio. Quando c'è un incidente abbiamo già dei sistemi che aiutano il danneggiato a raccogliere le foto su un percorso guidato e queste foto vengono prese e adattate agli occhi dell'intelligenza artificiale. Possiamo fare una stima o una prestima, come la chiamiamo noi, automatica. La compagnia assicurativa può quindi capire in pochi secondi che tipo di danno è, la posizione del danno, la tipologia del danno, la gravità del danno e consigliare di far uscire un perito piuttosto che mandare il danneggiato in una carrozzeria o addirittura capire se quel tipo di riparazione è antieconomica e quindi quel danno non è riparabile. Queste sono cose che già esistono sul mercato, okay? Ma trovano una piccolissima ancora applicabilità. Diciamo che quindi le realtà più piccole, come i riparatori, come i periti, fanno ancora molta fatica ad accettare questo tipo di tecnologia e bisogna fare moltissima comunicazione e eventi come questi sono assolutamente necessari a creare una coscienza su questo, moltissima comunicazione su quali sono i valori aggiunti anche per una piccola realtà. È fondamentale dare la possibilità alle piccole realtà di non usare l'intelligenza artificiale come una black box, come una scatola nera dove mando un input ed esce un output sul quale io non posso fare niente. È assolutamente necessario valorizzare le strutture di riparazione affinché questo output possa essere modificato, compreso e modificato. Questo è fondamentale per l'accettazione di tutti dell'utilizzo di questa tecnologia nel settore della riparazione. E ripeto, noi lo vediamo tutti i giorni, si fa molta fatica a fare comunicazione, ci vorrà molto tempo, ma dobbiamo assolutamente farlo. Bisogna anche lavorare molto bene sulle interfacce per i clienti finali. Parlavamo prima del danneggiato che deve prendere delle foto. Ecco, lì è fondamentale che anche noi in qualità di consumatori possiamo avere degli strumenti che, ripeto, esistono, non stiamo parlando di cose futuribili, esistono già, nella raccolta delle informazioni che servono all'intelligenza artificiale per poter diciamo, seguire un processo che noi come consumatori poi possiamo apprezzare perché sarà un processo sicuramente più veloce e sicuramente più strutturato. Quindi diciamo,
questo parlando del settore. Poi ci sono però tutto quello che ci gira intorno, diciamo, tutta la parte governativa, il legislatore, abbiamo parlato prima c'era Anfia, ma tutte le associazioni di categoria, le società, le istituzioni. Ecco, lì queste istituzioni devono e possono fare di più. C'è stato il rapporto dell'Agid che è uscito all'inizio del 2024, se non erro, con la strategia triennale sull'intelligenza artificiale. Lì si citano tanti settori molto importanti per l'Italia, come ad esempio il settore del tessile, il settore dell'arredamento, del design, settori fondamentali, ma non si cita l'automotive. Eppure è un peccato, perché nell'automotive abbiamo delle competenze sia a livello di grosse aziende sia a livello di piccoli artigiani, e l'automotive per definizione ha sempre investito in tecnologia. Ecco, quindi abbiamo visto che l'intelligenza artificiale corre veloce. Noi umani non dico che dobbiamo correre altrettanto veloce, ma dobbiamo lavorare insieme come sistema per far sì che queste tecnologie vengano messe a terra su dei processi di settore e soprattutto che vengano resi, diciamo, disponibili a tutti, non solo alle grosse aziende, ma anche alle piccole realtà. E concludo, dal mio osservatorio di, come dire, umile schiava della tecnologia, e anche con l'esperienza che abbiamo, noi abbiamo capito che questa tecnologia può essere messa a terra nel settore automotive solamente se diamo alla persona, come diceva prima Ricciardi, la possibilità di modificare l'output che si genera, la possibilità di utilizzare questo output diciamo, lungo il percorso, in questo caso, della riparazione. Vi ringrazio.